Buondì a tutti! In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico spolverino che ho deciso di chiamare Summer. Per poterlo realizzare ho utilizzato un filato sofficissimo, leggerissimo della BBB che si chiama Cotton Baby Soft. È veramente leggero, vi posso assicurare che addosso non si sente per nulla, è un 100% cotone bellissimo. E io ho utilizzato il codice numero 6, che è questo verdino che si adatta soprattutto ai miei outfit con il colore marrone, ma anche sopra a dei costumi, e ho diversi costumi color verde ma anche color viola, e questo ci sta benissimo perché questo spolverino può essere indossato anche quando siete al mare o in piscina, con sotto appunto solamente il costume, oppure la parte di sopra del costume sotto un pantaloncino o una gonna, quindi molto estivo, molto leggero, molto alla moda. Oltre questo colore ce ne sono veramente altri che trovate sempre disponibili sul mio sito Filati Elsa, di cui vi lascio sempre il link in descrizione. Guardate qui, abbiamo questo color sabbia, il rosso, il blu, ma ci sono anche altri colori come uno splendido giallo scuro. Per quanto riguarda il quantitativo, allora io ho utilizzato 300 grammi di questo filato, lavorando sempre ed esclusivamente con l'uncinetto il numero 4. Per una taglia M ve ne occorrono 350, per una taglia L ve ne occorrono 400, 450 per una taglia XL. Ora però, se la volete fare più lunga della mia, dovete andare a aumentare rispetto a me, rispetto alla vostra taglia, anche altri 100 grammi, qui scusatemi, 2 gomitoli, per averla lunga come si portano adesso, che arrivano fino alle caviglie. Se invece non lo volete fino alle caviglie ma lo volete diciamo sotto al ginocchio, mettiamolo così, va benissimo un gomitolo in più rispetto a quello che vi ho già detto, altrimenti 2 gomitoli. Tenete presente che io sono alta 1,74 m e come potete vedere la giacca comunque mi arriva un po' sotto al sedere, quindi diciamo quasi a metà coscia. Per quanto riguarda la lavorazione, è un po' diversa dal solito perché, come potete vedere, non abbiamo le classiche cuciture qui sulle spalle. Questo perché invece di lavorare un unico pezzo che poi ho diviso la parte dietro e la parte avanti, questa volta sono andata a lavorare prima il pezzo dietro, poi ho continuato la lavorazione sul davanti dividendola in due, quindi andando a lavorare prima un pezzo sul davanti e poi l'altro pezzo, continuando la lavorazione e quindi senza fare le cuciture che però sono qui laterali, ma come potete vedere si notano pochissime e comunque sono belle dritte. Una volta fatte le cuciture laterali si va a lavorare la manica, e in questo caso si ripete sempre lo stesso motivo. È un motivo diciamo a rete, è un punto semplicissimo che va sempre ripetuto, e potete fare le maniche anche a 3/4 se non le volete fare lunghe come le mie, o fare delle maniche anche più larghe, naturalmente basandovi a quanto lasciate libero appunto per gli scalfi quando andate a cucire la parte avanti con la parte dietro. Detto ciò, spero che anche questa creazione e questo nuovo metodo, che non ho mai utilizzato per fare le giacche ma mi andava di sperimentare qualcosa di nuovo, vi piaccia, che desideriate realizzarla, e se è così, come sempre, poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ops, se n'è andata là. Ok, noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra giacca, o in realtà spolverino, io ho deciso di utilizzare un filato molto leggero che è il Cotton Baby Soft. È leggero, è morbidissimo, non è un titolo, quindi non è ritorto o rigido come gli altri filati, ma è un 100% cotone, adatto anche per fare creazioni per bambini. Io ho deciso di utilizzare il colore numero 6 perché lo trovo molto bello e si adatta soprattutto a dei costumi, perché io questo spolverino lo voglio indossare anche in spiaggia proprio perché è leggero, e si adatta quindi a, come vi ho detto, a dei costumi ma anche a degli outfit come gonne e pantaloni che io ho sul beige e sul marrone. Però qui, come potete vedere, ci sono anche altri colori e sul sito ne trovate altri. Allora io qui vi farò vedere un piccolo campione. Vi dico già che, a differenza delle altre volte, le catenelle da montare non devono essere la circonferenza dei vostri fianchi o del vostro seno, ma deve essere 10 cm circa più larga rispetto alla vostra misura delle spalle. E vi spiego perché questa volta andremo a fare una lavorazione un po' diversa. Andremo a realizzare il pannello dietro e si lavorerà partendo dal basso fino ad arrivare alle spalle, quindi più giri fate più questo spolverino vi verrà lungo, e poi questo pezzo verrà diviso in due parti e lavoreremo separatamente per creare le due parti avanti, però continuando la lavorazione. Non vi preoccupate, quando avremo il pezzo finito capirete meglio cosa intendo, in modo tale che questa volta le cuciture invece che sulle spalle le avremo lateralmente.
appunto per poi cucire le due parti avanti con la parte dietro. Questo permetterà di avere meno rigidità del nostro spolverino e sulle spalle, quindi averlo più morbido, e una volta fatto questo andremo a creare le maniche. Come vi dicevo, quindi faremo il pezzo dietro. Io lavorerò con l'uncinetto il numero 4, qui è un piccolo campione e vi dico che nel mio campione io ho montato 106 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su multiplo di 4, a cui vanno aggiunte 2 catenelle per avere l'inizio del giro uguale alla fine, e io ho montato quindi 106 catenelle. Ora, per una taglia più grande, quindi una taglia M, io vi consiglio di andare a mettere 6 motivi in più rispetto a me, in modo tale che quando poi andremo a dividere la parte dietro potete mettere 2 motivi in più per lato rispetto a me per il davanti, mentre per una taglia L io vi consiglio di mettere almeno 12 motivi in più rispetto a me, in modo tale che poi quando andremo a dividere la parte dietro con le due parti avanti per lavorarle separatamente, potrete mettere 4 motivi in più rispetto a me. Tenete comunque presente che se lavorate con un filato diverso, con un uncinetto diverso, quindi o anche con un uncinetto del 4, ma la lana e il filato, il cotone che usate è un po' più grosso del mio, tenete presente che la larghezza delle vostre spalle, le catenelle devono superarlo di almeno 10 centimetri, in modo tale che poi vi cade meglio sulle spalle, perché avrete 5 centimetri da una parte e 5 centimetri dall'altra. Quindi calcolate più o meno quello, ripetendo il multiplo è di 4 più 2 catenelle. Detto ciò, possiamo andare a fare la nostra lavorazione. È un giro che va sempre ripetuto, noi faremo prima il giro base e poi il giro che va ripetuto, che poi è uguale. Quindi andiamo a realizzare in questo caso 2 catenelle che sono sta prima maglia alta. Salto la prima catenella di base, entro nella seconda e vado a fare un'altra maglia bassa alta, 2 catenelle, salto 2 catenelle, ricomincio da capo, quindi entro nella terza e vado a fare la mia prima maglia alta, entro nella seconda e vado a fare la mia seconda maglia alta, 2 catenelle, salto 2 catenelle, si ricomincia da capo, e dobbiamo fare questo per tutto il giro. Quindi si saltano 2 catenelle, si va a fare la prima maglia alta e nella catenella successiva la seconda maglia alta, si saltano 2 catenelle e di nuovo si saltano si fanno le 2 catenelle, si saltano 2 di base e si vanno a fare le 2 maglie alte, una e due, una in ogni catenella, e come vi ho detto si procede così per tutto il giro. Questo è una variante del nostro punto rete. Ora, arrivati alla fine, si saltano le ultime due, si saltano le 2 catenelle e si vanno a fare le ultime 2 maglie alte. Come sapete, io quando lavoro in questa maniera faccio qualche catenella in più, perché ho sempre paura di non trovarmi con il conto, quindi preferisco farne sempre una in più che una in meno, e quindi poi tiro, levo le catenelle in più e tiro lavorazione. Quindi questo è il nostro giro base. Ci giriamo e quindi il giro si va a ripetere, però stavolta andiamo a fare qui sempre 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, non 3 ma 2 questa volta, in modo tale che la lavorazione a fine inizio giro diventi più lineare. Quindi invece di 3 questa volta io andrò a fare 2 catenelle quando inizio il giro, vado nella maglia alta successiva, una maglia alta, 2 catenelle e si ricomincia, una maglia alta sopra ogni maglia alta. Cercate sempre di entrare bene nella maglia alta sottostante, quindi non prendete solo i 2 fili ma entrate prendendo anche quello più piccolo. Mi avvicino così vedete, non prendo solo i 2 fili in alto ma io prendo anche questo terzo qui. Questo mi permette di avere le strisce più lineari, quindi 2 catenelle e si ricomincia, maglia alta sopra maglia alta, e si deve andare a fare questo per tutto il giro, 2 catenelle, maglia alta, maglia alta, e andiamo a terminare il giro andando sempre a fare sopra le ultime 2 maglie alte una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una e 2.
e poi si ricomincia da capo. Questo è il giro che va sempre ripetuto. Come vi ho detto, deve essere ripetuto non fino ad arrivare agli scalfi, ma proprio fino a sopra le spalle, perché deve essere lunga e quindi deve arrivare alle spalle, perché gli scalfi questa volta non si faranno come li facciamo normalmente, ma in maniera diversa. Una volta arrivata all'altezza delle spalle e alla lunghezza che io desidero del mio spolverino, vi farò vedere appunto come dividere e come continuare la lavorazione. Non so se ve l'ho detto, ve lo dico adesso, spero che comunque sicuramente ve l'avrò detto nella foto iniziale, dove solitamente vi metto le misure, che le mie 102 catenelle corrispondono a circa 58 centimetri. Quindi detto ciò, io continuo e poi ci vediamo dopo. Dunque sono arrivata a mettere i marcapunti, quindi sono arrivata all'altezza spalle. Da sotto fino ad arrivare all'altezza spalle ho ripetuto il mio giro per 65 volte. Come lunghezza per me va più che bene. Mi raccomando, per chi deve fare le taglie più grandi, cioè non le taglie più grandi, per chi vuole questo spolverino ancora più lungo, può naturalmente fare più giri a seconda di quanto lo dovete fare lungo. Ricordatevi solo che dovete arrivare ad altezza spalle. Una volta arrivata ad altezza spalle si mettono i marcapunti, perché adesso andremo a lavorare le parti avanti. Quindi io da qua continuerò la lavorazione per fare la parte avanti e qui poi riaggancerò il filo e farò appunto la parte avanti, che poi scenderà sul davanti, ma saranno due parti separate, e faremo lo stesso numero di giri che abbiamo fatto per la parte dietro. Quindi ho fatto 65 giri, andrò a fare 65 giri e 65 giri. Questo ci servirà appunto a evitare di fare ulteriori cuciture. Per quanto riguarda la divisione, io vi ricordo che ho 26 gruppi di maglie alte e ne ho messe 11 da questa parte, 11 da questa parte, e nell'archetto sono andata a mettere il mio marcapunti, lasciando 4 gruppi di 2 maglie alte liberi. Per le taglie più grandi delle mie, se siete una taglia M e avete, come vi ho detto, montato almeno 5 motivi in più rispetto a me, andate a metterne, invece di 11 ne mettete 13 da parte a parte, e qui invece di 4 ne mettete 5. Per quanto riguarda invece la taglia L, che vi ho detto di mettere almeno 10 motivi in più rispetto a me, dovrete avere invece di 11 15 gruppi, e invece di 4 6 gruppi. Poi se l'avete fatto ancora più grande o invece più piccolo, basatevi, cercate sempre comunque di avere almeno un minimo di 4 gruppi dietro, non ne fate di meno, perché altrimenti poi dietro al collo vi stringe. Quindi 4 gruppi liberi a salire, e qua dovete naturalmente trovarvi con lo stesso numero di gruppi di 2 maglie alte sia a destra che a sinistra. Quindi, come vi ho detto, io adesso continuerò la mia lavorazione, quindi andando a lavorare però fermandomi qua, quindi farò l'ultimo gruppo qui e poi andrò a lavorare sempre 65 giri, in modo tale che vada sulla parte avanti, e poi mi riaggancerò con il filo qui per fare sempre qui 65 giri che andranno sul davanti, appunto per avere una lavorazione senza cuciture. Quindi si procede normalmente come abbiamo detto, solo che si lavora su un gruppo minore di maglie alte. Dunque io ho terminato le due parti, come potete vedere questa è una parte e questa è l'altra. Ho continuato la lavorazione e ho ripetuto lo stesso numero di giri che ho fatto per il dietro, in totale 64 giri. A questo punto bisogna andare a fare le maniche. Io voglio delle maniche larghe, quindi ho lasciato liberi sia avanti che dietro 17 giri e ho messo il marcapunti subito, appunto dove ho l'ultimo dei miei giri contati. Stessa cosa da quest'altra parte, avere 17 giri liberi mi permette di avere uno scalfo di circa 17 centimetri, diciamo che sono 16 centimetri e mezzo. Ora per le taglie più grandi delle mie naturalmente dovete andare a lasciare più giri liberi, quindi direi per una taglia M andate a lasciare almeno direi 19, se non anche 20 giri, 22 23 per una taglia L, dipende da quanto volete fare la vostra manica. Io la voglio larga ma non larghissima, quindi diciamo che 16 centimetri e mezzo vanno più che bene. Adesso naturalmente dopo sotto si andrà a cucire le due parti insieme della lavorazione. Io però andrò a fare prima la mia manica, quindi dove ho messo il mio marcapunti vado subito a lavorare in questa maniera. Entro nella maglia alta sia prima che dopo del mio 17° giro, cioè sia avanti che dietro il mio 17° giro, e vado a fare la mia prima maglia alta, quindi una maglia bassa e 2 catenelle,
riprendo il filo e di nuovo entro sia avanti che dietro, scusatemi perché voglio che si veda bene, quindi prendo di nuovo il filo e di nuovo rientro sia avanti che dietro e vado a fare la mia seconda maglia alta. Ho incrociato, ma in questa maniera mi permetterà poi, quando vado a cucire, di avere una cucitura normale. Adesso 2 catenelle, 1 2, salto la maglia alta orizzontale, vado nella successiva e vado a fare 2 maglie alte, 1 2, 2 catenelle, salto la maglia alta orizzontale, vado nella successiva e di nuovo vado a fare 2 maglie alte. Continuo così per tutto il giro. Naturalmente, se vediamo che viene troppo larga la lavorazione, andiamo a fare in questa maniera: saltiamo sempre una mezza maglia alta, entriamo nella seconda e facciamo una maglia alta, entriamo in quella successiva e facciamo un'altra maglia alta. Questo se ci accorgiamo se la lavorazione della manica si sta allargando troppo. Io adesso continuo a lavorare, vi dirò alla fine quanti gruppi di 2 maglie alte sono andata a fare. Allora, io sto per terminare il giro e vi dico che in totale ho fatto 15 gruppi di 2 maglie alte. Mi raccomando, le taglie più grandi delle mie fatene di più, e anche se siete una taglia come la mia ma volete che la lavorazione sia più, la manica sia più larga, invece di 15 magari andate a fare 16 gruppi. A me 15 gruppi vanno più che bene, quindi ho chiuso con una maglia bassissima e adesso vado a lavorare normalmente. Quindi vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, vado sopra la seconda maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta. Scusate che non riuscivo a prendere il filo. 2 catenelle e si ricomincia da capo e vado a ripetere questo giro fino ad arrivare alla lunghezza della manica desiderata. Naturalmente io a fine manica vi dirò quante volte sono andata a ripetere questo giro. Allora, ho finito entrambe le maniche, ho ripetuto il giro per 46 volte, come lunghezza manica per me va benissimo. Non farò delle rifiniture perché, come potete vedere, qui comunque ho i gruppi di 2 maglie alte, quindi anche questa creazione è terminata.